Ciao, benvenute in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento che spesso viene sottovalutato ma in realtà è veramente molto importante. Parleremo di come organizzare la postazione di lavoro perché spesso vengono fatti alcuni errori che vi vanno a rallentare la durata del trattamento. Questa è la mia cabina. Su questo lato ho appeso i diplomi in modo che così anche le clienti possono vedere i corsi che ho superato e conseguito. Sull'angolo sinistro ho un piccolo lavello, un cestino e 2 dispenser per fazzolettini e sapone, in modo che le clienti possano lavarsi le loro mani prima e dopo il trattamento. Questa invece è la postazione principale, quindi formata dalla sedia della cliente, la mia e il tavolo. Andiamo a vedere cosa c'è sopra il tavolo. Sicuramente sopra il tavolo non possono mancare le lampade LED. Vi consiglio di averne 2 e posizionate una sul lato sinistro e una sul lato destro. In questo modo la cliente non dovrà sovrapporre le proprie mani all'interno di un'unica lampada, sarà più comoda e questo permetterà anche un lavoro sicuramente più pulito, in quanto magari la cliente, essendo più comoda all'interno di 2 lampade anziché una, avrà meno rischio di toccare le unghie e di rovinarle prima della fine del trattamento. Vi consiglio di utilizzare le lampade con il monitor, quindi quelle dalle quali potete controllare i secondi di polimerizzazione. In questo modo potete tenere più sott'occhio anche il tempo di polimerizzazione di quel preciso step che state eseguendo. Altra cosa che ho sulla mia postazione è l'appoggiamani. L'appoggiamani vi consiglio di avere questo rialzato perché è molto più comodo per la cliente per posizionare il suo avambraccio e è molto più comodo anche per noi che stiamo eseguendo il trattamento perché non dobbiamo sorreggere l'intero peso della mano della cliente. Altra cosa da avere sul tavolo di lavoro è la lampada da tavolo. Io ne ho 2, vi spiego le differenze e vi spiego il perché ne tengo 2 sul tavolo. Sono entrambe a luce fredda perché vanno a stancare meno l'occhio durante l'intera durata del trattamento. Vi consiglio di avere questo tipo di luce che è fatta così a mezzaluna e va a coprire e ad illuminare tutto l'intero tavolo, quindi avete tutte e 2 le mani della cliente completamente illuminate. In questo modo così stancate meno l'occhio e avete molta più luce su quello che state eseguendo. Io vado ad utilizzare anche questa lampada solamente a fine trattamento quando vado a fare la foto finale del lavoro, perché con questo tipo di luce la foto viene molto più illuminata. Cosa fondamentale che non deve assolutamente mancare sul vostro tavolo da lavoro è l'aspiratore. Un buon aspiratore vi permette di avere il tavolo molto più pulito e meno polveroso. Sicuramente un buon aspiratore ovviamente vi aiuta anche a tenere un perfetto ordine anche durante il trattamento. Potete scegliere un aspiratore appoggiato sul tavolo o incassato nel tavolo. Io vedete utilizzo quello incassato, in questo modo prendo meno spazio sulla postazione, quindi il motore si trova sotto e questo mi permette di avere molto più spazio e molto più appoggio al di sopra. Quindi ovviamente se vi devo dare il mio personale consiglio, vi consiglio un aspiratore da incasso. Se avete sempre problemi alla schiena o di postura durante il trattamento o a fine giornata di lavoro, vi consiglio questo tipo di sedia. È una sedia ergonomica che va a farvi tenere una corretta postura durante tutte le ore di lavoro e sia nel quotidiano ma soprattutto nel lungo termine questa sedia vi farà mantenere una corretta postura e vi toglierà tutti i fastidi a fine giornata. Guardiamo ora come organizzo gli spazi direttamente sul tavolo da lavoro. Innanzitutto la prima cosa da valutare è dove posizionare gli strumenti fondamentali che utilizzate con la mano con cui lavorate. Quindi se siete mancine vanno tenuti sul lato sinistro, se siete destre sul lato destro. Io sono destra e quindi gli strumenti principali sono posizionati su questo lato destro.
Strumenti principali sono considerati la fresa, che è uno strumento che utilizzeremo per un lungo periodo durante il trattamento, gli strumenti della manicure e il cleaner e i pennelli, quindi tutto quello che ho bisogno di prendere con la mano destra. Gli strumenti vi consiglio di prepararli in maniera personalizzata per ogni tipo di trattamento. Qua per esempio io dovrò eseguire un trattamento in gel e quindi sono andata a posizionare all'interno la spazzolina, le forbicine per le cuticole, uno spingipelle e la punta fiamma sempre per le cuticole. Questi strumenti sono personalizzabili in base a quello che siete abituati ad utilizzare voi e soprattutto in base al tipo di trattamento che dovete eseguire. La fresa, io vado ad utilizzare una fresa portatile perché non ha il filo e quindi mi va a creare meno caos sulla postazione e soprattutto anche perché è molto più piccola e sulla postazione di lavoro mi piace di più una fresa che occupi meno spazio e soprattutto che non abbia un filo da attaccare alla corrente. Questo è il cleaner, quindi lo utilizzeremo per gran parte del trattamento e questi sono i pennelli. Vi faccio vedere i pennelli che ritengo assolutamente fondamentali da tenere sulla postazione. Vi consiglio di avere un pennello sempre a setola sintetica ma con la spatolina incorporata se utilizzate l'acrigel. Questo pennello a doppia faccia vi aiuta tantissimo e vi velocizza la lavorazione di questo prodotto. Un pennello a setola sintetica piatto, questo è perfetto per la lavorazione del gel. Un altro pennello per me fondamentale sempre da tenere sulla postazione è quello sempre in setola sintetica a lingua di gatto. Questo lo trovo molto utile per la stesura del colore. Se eseguite nail art, cosa che non dovrà mancare sul vostro tavolo sarà il dotter, quindi il pennello con la puntina rotonda d'acciaio, e il pennello liner 0 a setola sintetica, perfetto per realizzare linee sottili, nail art di vario genere e French. Come avete visto non servono chissà quanti pennelli, ma ne bastano pochi ma mirati per il tipo di step che dovete eseguire. Se eseguite ricostruzione unghie, sul tavolo vi consiglio anche di avere a portata di mano le nail form. Vi consiglio di avere almeno 2 tipi diversi di nail form, in modo che così potete andare a scegliere quello più giusto e che vi velocizza di più la ricostruzione in base al tipo di unghia che avete davanti. Per non occupare troppo spazio sulla postazione ho deciso di appendere qua su con delle calamite i colori tra i quali può scegliere la cliente durante il trattamento. Quindi vedete, ho messo delle calamitine sopra la lampada, ho appeso direttamente gli espositori in modo che così non ho troppo spazio preso dai colori sopra il tavolo. Vi faccio vedere anche una cosa molto carina che potete fare con i vostri espositori colori. In questo modo potete dare un servizio in più alla cliente. Per ogni colore sono andata ad applicare al di sopra il sigillante lucido e al di sotto il sigillante opaco. In questo modo la cliente potrà vedere entrambe le versioni e scegliere come sigillare il colore che avrà scelto. Qua abbiamo tutto il resto. Come vedete i prodotti sono pochi ma essenziali e ordinati. Cosa importante, dovranno essere tutti etichettati, in questo modo riuscirete a capire e vedere subito quale sarà il prodotto da prendere. E poi al di sotto dei prodotti io tengo i pad e le lime. I pad vado ad utilizzare questi in TNT, sono molto comodi perché non lasciano residui sull'unghia della cliente e qua ne tengo una bella scorta in modo che così durante tutta la giornata non ho bisogno di andarli a cercare altrove. Le lime sono tutte di qua, imbustate, nuove e pronte all'uso. Qua ho anche un buffer in spugna che è molto utile durante il trattamento.
Andiamo a vedere quali sono i prodotti principali che non devono assolutamente mancare sulla vostra postazione. Innanzitutto non devono mancare i preparatori. I preparatori sono fondamentali e servono per ogni tipo di trattamento, quindi vi consiglio di averli già direttamente in postazione, in modo che così sono a portata di mano per iniziare subito il trattamento. I preparatori che utilizzo io sono il Super Bond, che è un promotore di adesione a base non acida, e il Primer, che è un promotore di adesione a base acida. Se eseguite semipermanente non deve assolutamente mancare la base semipermanente, e se eseguite il gel non dovrà mai mancare il gel. Vi consiglio di avere almeno 4 gel in postazione, di avere il gel bianco latte e rosa carne, perché sono gel che utilizzerete tantissimo e che la cliente vi chiederà molto spesso. Per quanto riguarda invece i gel trasparenti o comunque sia lattiginosi, vi consiglio di avere almeno 2 tipi differenti: un gel un po' più rigido da utilizzare sulle clienti con unghie un po' più lunghe e un gel un po' più elastico da utilizzare sulle clienti con unghie un po' più deboli. Quindi i gel almeno 4 tipologie diverse, sia di colore e sia di consistenza e elasticità. Prodotto fondamentale che utilizzerete per qualsiasi trattamento, quindi da avere anche questo sempre sulla postazione, è il sigillante finale. Io vado a utilizzare un sigillante trasparente, ma in postazione ne tengo anche altri 2 che utilizzo molto spesso, che sono il sigillante bianco latte, cioè il Milky Top, e il sigillante a finitura opaca, cioè il Top Matte. Altra cosa sempre da avere a portata di mano è l'olio cuticole. L'olio cuticole lo utilizzerete su qualsiasi cliente a fine di ogni trattamento. Agli occhi della cliente avere una postazione più libera sicuramente darà un senso di più pulito, quindi vi consiglio di tenere veramente il minimo indispensabile. Vi consiglio appunto di organizzare esternamente in un altro tipo di scompartimento al di fuori del tavolo e della vostra postazione tutti i prodotti che utilizzate un pochino più raramente. Decorazioni varie, gel color, prodotti per nail art, vi consiglio di tenere tutto organizzato in una cassettiera completamente chiusa, perché questo vi salvaguarderà tutti i vostri prodotti puliti senza polvere al di sopra. Vi consiglio di organizzare questa cassettiera in ordine, quindi per ogni cassetto un tipo di determinato prodotto. Io per esempio ho organizzato i gel glitter in un cassetto, i gel color in un altro, i colori semipermanenti in un altro ancora. Inoltre vi consiglio anche di dividere le decorazioni per tipologia, quindi per esempio dividere le paillette oppure gli Swarovski in un determinato scomparto e invece di mettere tutte le polveri da nail art, quindi quelle specchio, quelle cangianti, quelle aurora boreale e così via, da un'altra parte. Questo vi aiuterà quando la cliente sceglie la tipologia di colore o nail art da farvi fare, vi aiuterà per andare molto più mirate e quindi non farvi perdere tempo anche nel andare a prendere il tipo di prodotto. Questa è l'organizzazione della mia postazione. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete organizzato così la vostra postazione oppure se avete piacere ad avere dei video più approfonditi su prodotti, strumenti e altra roba simile. Vi aspetto nel prossimo video.